benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi celebriamo i 30 anni di un gioiello in equilibrio tra potenza e oscurità psichedelica, profonda, molto influente sia sul progressive che sul groove metal. In principio erano i Sanctuary. Nati a Seattle nel 1983, nel giro di pochi anni divennero una seconda linea di culto nella scena power metal americana, che stava rendendo più articolato l'heavy metal classico. In particolare la band statunitense mostrava sonorità oscure e influssi thrash, un po' sulla vena di Vicious Rumors e Metal Church, ma non mancava anche un lato da progressive primigenio, paragonabile alla direzione in cui stavano andando Faith Warning e Queensryche nello stesso periodo. È udibile in special modo nel secondo album, Into the Mirror Black del 1990. Purtroppo quel disco fu anche il canto del cigno per i Sanctuary, che sia stato per il ciclone grunge che stava montando proprio nella loro città o per problemi interni, nel 1992 si sciolsero. Ma per una storia finita ne iniziava una nuova. Quello stesso anno due membri del gruppo, il bassista Jim Shepard e il compianto cantante Warrell Dane, decisero di proseguire insieme sotto un altro nome. Reclutati altri musicisti, tra cui spiccava l'allora appena 21enne chitarrista Jeff Loomis, in breve il progetto fu pronto a partire. Erano nati i Nevermore. Da lì bastarono un paio di demo come gavetta, poi gli americani furono pronti. Il 1 gennaio del 1995 si presentarono al mondo col primo omonimo full length. Il suo suono in parte era legato ancora ai Sanctuary, col suo mix di power americano, progressive e influssi thrash. Componenti che però stavano già virando verso sonorità aggiornate, integrate con venature del groove metal che allora andava di moda. Il risultato è un disco che a tratti ricorda una versione più spoglia e diretta dei Symphony X, altrove mostra inediti influssi psichedelici e atmosferici. Un disco per giunta di buon livello, ma che sembra un po' datato e ingenuo oggi, specie considerando ciò che i Nevermore hanno fatto poi. In effetti, se nell'esordio il gruppo di Seattle sembrava indeciso se rimanere ancorato al metal classico o muoversi verso sonorità più moderne per il periodo, nel giro di poco virarono con risolutezza verso le seconde. Una decisione che riuscirono a sviluppare al meglio in breve. Un anno e mezzo dopo il debutto, infatti, vedeva la luce The Politics of Ecstasy. Uscito il 13 luglio del 1996, vede i Nevermore affrontare uno stile musicale che, pur non rinnegando del tutto il passato, se ne distacca in maniera piuttosto netta. Se la componente progressiva e quella più lisergica sono rimaste nel suo suono, il gruppo ha spinto con molto più forza sull'anima groove metal rispetto a Nevermore. Non è però un groove grezzo, ignorante, battente come quello che dominava allora con Pantera e Machine Head. Al contrario, il quartetto statunitense è riuscito a preservare l'essenza più ricercata precedente e a implementarla in un suono che ha il suo punto di forza assoluto nell'equilibrio. Riesce a bilanciare pesantezza e atmosfere, eleganza e incisività, rabbia diretta ed emotività in un ibrido molto ben riuscito sotto ogni punto di vista. In questo stile i Nevermore integrano anche qualche influenza residua dal power metal passato e ancora di più dal thrash, funzionali al piglio cupo e profondo di The Politics of Ecstasy. Lo stesso vale per la voce di Dane. Abbandonati definitivamente gli scream da heavy classico, ancora sfoderati a tratti nel debutto, ha abbracciato un cantato molto più abrasivo. Sa essere feroce, ma più spesso si rivela profondo, con un liricismo spontaneo, molto di cuore e poco dovuto alla tecnica, di cui pure il cantante non mancava. Aiuta le atmosfere sempre oscure che gli americani ordiscono con maestria in tutta una serie di sfumature. A tratti si rivelano opprimenti con picchi di alienazione notevole, ma altrove sono espanse, sfumate. Soprattutto spesso il gruppo riesce a inserire al loro interno un grande spessore emotivo, un altro dei loro pregi chiave. Peraltro allo stesso tempo i Nevermore riescono a non sacrificare la potenza ritmica. Quello sprigionato da Loomis e da Pat O'Brien è un muro sonoro potentissimo, grazie anche a una registrazione pulita e di grande impatto. Ma i due chitarristi sanno anche giocare con melodie e dissonanze, per mettersi al servizio delle atmosfere in una maniera studiata in ogni dettaglio. Del resto, lo stesso si può dire degli altri lati di The Politics of Ecstasy. Ogni riff, ogni cambio di tempo, ogni linea melodica e vocale sono al posto giusto per incidere. Per non parlare delle sensazioni evocate. Per il primo di una lunga serie di dischi, gli americani si dimostrano assoluti maestri sia nella consapevolezza su ciò che vogliono evocare, sia per le ottime capacità di riuscirci. E anche questo contribuisce non poco alla resa del disco. Il segno che i tempi, e anche i Nevermore, erano cambiati, è tracciato dalla opener The Seven Tongues of God.
Dopo l'intro thrash groove diretto, che poi tornerà più avanti, mostra la sua vera faccia, fatta di riff tortuosi di potenza assurda, alternati con ritornelli più aperti e progressivi, e con momenti in cui le due anime si uniscono, come nel labirintico finale. Il risultato è un brano senza un istante di noia nei suoi quasi 6 minuti, e il bello è che è solo il primo di un trio di meraviglie assolute. A ruota segue infatti This Sacrament, un altro tornado ritmico devastante, che però sa anche essere sofferente, specie nei passaggi che si aprono qua e là nei ritornelli, dolorosi grazie a Warrell Dane. Ne risulta un pezzo in perfetto equilibrio, quasi il manifesto di The Politics of Ecstasy. Il meglio di questo avvio è però Next in Line. Alterna una base meno potente della norma, progressiva e dissonante, specie nelle strofe e i chorus. Al loro interno il groove metal torna, ma l'atmosfera è anche più espansa, sognante in senso oscuro, depressa. Un'aura che raggiunge il suo apice nel disperato finale. A dispetto di qualche tratto più potente, ne risulta la canzone più psichedelica del disco, con un impatto assoluto in ogni senso. Lo stesso che possiede del resto la title track, a chiudere il quartetto di picchi del disco. Di quest'ultimo rappresenta lo zenith in fatto di ferocia e di odio, sensazioni ben evocate dal testo rabbioso, evocativo, cantato con irruenza da Dane. Ma anche a livello musicale non scherza. Tra chitarre stridenti in maniera voluta, riff che mescolano in maniera sublime prog e groove, una struttura non troppo complessa che alterna momenti più pesanti e altri espansi ma soffocanti per cupezza, ne risulta un affresco meraviglioso. Un affresco valorizzato da una lunga fase centrale molto tecnica, frenetica, angosciosa, piena di cambi di ritmo. Una dimostrazione di creatività assoluta che rappresenta la ciliegina sulla torta del brano. Il bello di The Politics of Ecstasy, però, non finisce qui, come dimostra per esempio Passenger, coi suoi toni dolenti e un gusto tum per lentezza e riff. Non parliamo poi della conclusiva The Learning. Al netto di qualche bel momento pestato dimostra il lato più emotivo dei Nevermore, con un'aura infelice quando non drammatica, che aleggia lungo tutta una suite prog appena sotto ai picchi del disco. Tuttavia anche il resto della scaletta possiede tantissima sostanza. Per dire, l'unica traccia meno che eccellente è Lost. Come dice il titolo stesso, tende a perdere la direzione ogni tanto, pur mostrando ottimi riff e cambi di tempo intriganti. E in generale, se la seconda parte del disco non è valida come la prima, è un problema da poco. In conclusione, forse The Politics of Ecstasy non è un album perfetto. Non è il più bello dei Nevermore, né il più elaborato, il più cupo, il più consapevole. Il non più importante in lista è però che tutto ciò non è granché rilevante. Parliamo pur sempre di uno dei più originali ibridi tra melodico ed estremo, tra classico e moderno, usciti negli anni 90, oltre a essere il vero punto di inizio di una band molto importante. Se prima il groove metal era solo aggressività rozza, con quest'album assume una prospettiva nuova e poi influenzerà centinaia di band. Lo stesso si può dire dell'approccio del gruppo al progressive, ancora più notevole e trascendente storico. Per questi e altri motivi, se ami i Nevermore o i generi che li hanno resi famosi, The Politics of Ecstasy non può mancarti. Nel caso tu l'abbia sottovalutato finora, e conoscendo la band di Seattle è possibile, ti invitiamo a festeggiare questo trentennale recuperandolo. Voto di Heavy Metal Heaven 97 su 100. Per oggi è tutto. Ti abbiamo invogliato a riascoltare questo gioiello di alienazione e consapevolezza? Dicelo nei commenti oltre a mettere like e a condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere neppure uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.